Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi di equazioni lineari utilizzando il metodo di riduzione, metodo che, secondo me, è concettualmente molto semplice e permette di arrivare rapidamente alla soluzione. Probabilmente, fra i 5 metodi che tratteremo, si tratta del metodo di risoluzione più veloce. Vediamo subito un primo esempio. Il sistema che ci viene proposto non è ordinato, infatti la prima equazione non si presenta nella forma ax più by uguale a c. Scriviamolo subito in forma canonica, spostando i termini della prima equazione e cambiando i segni in modo opportuno. Il nostro obiettivo ora è quello di far sparire una delle due incognite del sistema in modo da poter determinare l'altra. Vediamo come si procede. Ad esempio, vogliamo eliminare la x. Calcoliamo dunque il minimo comune multiplo fra 3 e 7, che sono i coefficienti della x presenti rispettivamente nella prima e nella seconda equazione. Il minimo comune multiplo tra 3 e 7 è 21. Dividendo 21 per 3 otteniamo 7 e lo scriviamo qui a sinistra, mentre dividendo 21 per 7 otteniamo 3 e lo scriviamo cambiato di segno a sinistra della seconda equazione. Moltiplichiamo ora entrambi i membri della prima equazione per 7, ottenendo 21x dato da 7 per 3x meno 14y dato da 7 per meno 2y uguale a meno 28 che è 7 per meno 4. Facciamo ora la stessa cosa nella seconda equazione ottenendo meno 21x più 9y uguale a 3. Il ragionamento che c'è alla base del metodo di riduzione è il seguente. Se nella prima equazione questo membro è uguale a questo membro e se nella seconda equazione questo membro è uguale a questo membro, allora la somma dei due membri di sinistra sarà uguale alla somma dei due membri di destra. Sommiamo dunque le due equazioni. A sinistra dell'uguale 21x meno 21x si eliminano a vicenda, mentre meno 14y più 9y fa meno 5y. A destra dell'uguale meno 28 più 3 fa meno 25. Siccome la y ha il coefficiente negativo, cambiamo entrambi i segni e dividiamo entrambi i membri per 5, ottenendo per la y il valore y uguale a 5. Rimpiazziamo ora una delle due equazioni del sistema con il valore appena trovato. Se volete un consiglio, rimpiazzate quella che a occhio vi sembra la più difficile. Procediamo ora sostituendo il valore y uguale a 5 nell'altra equazione e otteniamo così 3x più 4 uguale a 2 per 5. Dopo alcuni calcoli riusciamo a determinare anche il valore della x. Il valore della x è 2 e dunque la soluzione del nostro sistema è x uguale a 2, y uguale a 5. Lascio a voi il compito di verificare questo risultato sostituendo i valori trovati per la x e la y nel testo del sistema. Riepilogando quello che abbiamo fatto, possiamo dire che innanzitutto il sistema va portato alla forma canonica. Successivamente si calcola il minimo comune multiplo fra i coefficienti dell'incognita che si vuole eliminare e, dividendo il minimo comune multiplo per i coefficienti della x, si trovano questi due coefficienti. Ognuno dei due coefficienti verrà moltiplicato per la relativa equazione. Le due equazioni verranno poi sommate in modo da far scomparire un'incognita e in questo modo potremo calcolare il valore dell'altra incognita. Con questo valore rimpiazzeremo una delle due equazioni del sistema e la seconda incognita si potrà ottenere per sostituzione di questo valore nell'altra equazione del sistema. Facciamo ora un'ultima osservazione sul segno dei coefficienti in fucsia. Se io avessi lasciato il segno positivo ad entrambi i coefficienti, avrei trovato qui più 21 e più 21 e per eliminare la x avrei dovuto eseguire la differenza fra le due equazioni. Ma siccome è molto più semplice sommare che sottrarre, vi consiglio di scegliere il segno opportuno in modo che, dopo il prodotto, i coefficienti della x siano di segno opposto. In questo esercizio, come si può notare, prima abbiamo operato per riduzione e poi,
per sostituzione. Vediamo ora come si può risolvere questo esercizio operando 2 volte per riduzione. La prima parte dell'esercizio, come si può notare, è identica all'esercizio precedente, cioè si porta il sistema alla forma canonica e, moltiplicando la prima equazione per 7, la seconda per meno 3 e sommando le due equazioni, si riesce a determinare il valore della y. Riscriviamo ora il sistema in forma canonica e cerchiamo di eliminare la y. Il minimo comune multiplo fra 2 e 3 è 6, dunque 6 diviso 2 fa 3 e 6 diviso 3 fa 2, a cui aggiungiamo anche un meno in modo da ottenere prodotti di segno opposto. Moltiplichiamo dunque entrambi i membri della prima equazione per 3 ed entrambi i membri della seconda equazione per meno 2, ottenendo il sistema mostrato qui a destra. Sommiamo ora le due equazioni ottenendo 9x meno 14x uguale a meno 5x. I termini in y si eliminano a vicenda e meno 12 più 2 fa meno 10. Cambiando i segni e dividendo entrambi i membri per 5, otteniamo come risultato finale x uguale a 2. La soluzione del nostro sistema è dunque la coppia di valori x uguale a 2, y uguale a 5, come già visto in precedenza. Passiamo ora ad un secondo esempio. Voglio mostrarvi quello che a me sembra il modo più rapido per risolvere un sistema con il metodo di riduzione. Innanzitutto, siccome le due equazioni non sono coefficienti interi, facciamo un minimo comune multiplo ed eliminiamo i denominatori. Fortunatamente, come si può notare, il sistema si presenta già in forma normale ed in più, siccome le y sono già di coefficiente opposto, non è nemmeno necessario moltiplicare le equazioni del sistema. Possiamo dunque sommarle e determinare la x dividendo entrambi i membri per 4. Otteniamo così x uguale a 6. Ora, senza perdere tempo, riscriviamo solamente la seconda equazione del sistema e sostituiamo in essa il valore x uguale a 6, ottenendo 2 per 6 più 3y uguale a 36. Dopo qualche semplice calcolo, riusciamo a determinare il valore della y, che risulta essere uguale a 8. La coppia di valori soluzione del nostro sistema è dunque x uguale a 6, y uguale a 8. Dunque, secondo me, il modo più rapido per risolvere un sistema che si presenta in forma normale è quello di applicare il metodo di riduzione e poi sostituire il valore trovato per un'incognita in un'equazione e portare avanti solamente questa equazione e non tutto il sistema, ottenendo così anche la seconda soluzione. In questo esercizio abbiamo visto anche che talvolta non è nemmeno necessario moltiplicare le due equazioni per alcun coefficiente, poiché ogni tanto può capitare che un'incognita si elimini automaticamente sommando le due equazioni. Facciamo ora un riepilogo generale del metodo visto. Per risolvere un sistema lineare utilizzando il metodo di riduzione, bisogna innanzitutto scrivere il sistema in forma canonica e scegliere l'incognita che si vuole eliminare. Successivamente bisogna calcolare il minimo comune multiplo fra i coefficienti di tale incognita nelle due equazioni e moltiplicare ogni equazione per un fattore opportuno, in modo che il coefficiente dell'incognita da eliminare risulti uguale al minimo comune multiplo in entrambe le equazioni e possibilmente di segno opposto. A questo punto si possono sommare le due equazioni in modo da eliminare un'incognita. Con alcuni semplici passaggi algebrici si può così calcolare l'altra incognita e sostituire il valore trovato in una qualsiasi delle equazioni del sistema, ricavando così anche il valore della prima incognita. Con questo abbiamo concluso. Prima di terminare però, per fare un po' di esercizio e per paragonare l'efficacia dei tre metodi trattati sinora, ti invito a risolvere questi 6 sistemi lineari, utilizzando il metodo di riduzione. Nel prossimo video tutorial impareremo un nuovo metodo, il metodo di Cramer. Vi aspetto! Ciao!